Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio Scienze Storiche all'Università di Torino. Benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi continuiamo la nostra chiacchierata sulla storia della democrazia diretta e andiamo ad analizzare una seconda proposta contemporanea di democrazia diretta. Andiamo a vedere il pensiero anarchico e antropologico di David Graeber, con la sua democrazia diretta e orizzontale basata sul consenso. Riprendiamo la nostra analisi e analizziamo una seconda proposta di democrazia diretta. Ovviamente per questo video mi sono basato sulle fonti, ovviamente il saggio di Pietro Adamo sulla storia del pensiero libertario americano del Novecento, ma in particolare per quanto riguarda David Graeber, il suo saggio Progetto e Democrazia, edito dal Il Saggiatore, dove descrive nel dettaglio l'esperienza di Occupy Wall Street. Inoltre, questa unione tra l'anarchismo postclassico e il pensiero antropologico, in particolare l'antropologia politica, sempre di David Graeber, ricordiamo il saggio Frammenti di antropologia anarchica. Inoltre un eccellente saggio sulle democrazie tribali o democrazie primitive. Qui un lavoro di un antropologo che guarda in favore, abbraccia diverse tesi dell'anarchismo postclassico. Ricordiamo il saggio, preso anche spunto, il saggio di Cacopardo Alberto, Chi ha inventato la democrazia. Quando si conduce uno studio etnografico si osserva quello che la gente fa e poi si cerca di estrarre le logiche nascoste, di tipo simbolico, morale, pragmatico, che soggiacciono a quelle azioni. Compito di un intellettuale radicale è precisamente questo: guardare chi sta creando alternative percorribili, cercare di immaginare quali potrebbero essere le più vaste implicazioni di ciò che si sta o già facendo. Quindi riportare queste idee non come disposizioni, ma come contributi e possibilità, come doni. Un progetto del genere dovrebbe avere in realtà due aspetti, o se preferite due momenti, uno etnografico e l'altro utopico, sospesi in costante dialogo. Ebbene, con queste parole prese da frammenti di antropologia anarchica, iniziamo a parlare di David Graeber, questa grandissima figura scomparsa di recente, il 2 settembre 2020. Possiamo dirlo, è stato un grandissimo pensatore contemporaneo, una punta di spicco e rappresentante di tutto l'anarchismo contemporaneo, l'anarchismo postclassico, che ha saputo appunto unire le istanze dell'anarchismo postclassico insieme all'antropologia politica ed economica. Ma adesso andremo ad approfondire appunto questo pensiero. E quindi il fatto che David Graeber ha saputo mettere in contatto queste realtà, l'anarchismo postclassico, l'antropologia politica ed economica, e ricostruendo i percorsi della tradizione libertaria, però facendo riferimento al buon antropologo alle pratiche sociali piuttosto che alle teorie politiche. Ad esempio, riguardo al tema dell'origine dello Stato federale negli Stati Uniti, egli ha posto la sua attenzione alle comunità del New England, alle associazioni presbiteriane, quacker e persino alle 6 nazioni irochesi. E qui veramente la lezione di Morgan, padre della antropologia culturale americana. E quindi questo, se ricordate, il video riguardante la Comune di Parigi e Marx, quindi questo doppio legame che c'è sempre stato, e non solo quando ho parlato dell'anarchismo contemporaneo, questo doppio legame che si è sempre sviluppato fino alla fine del periodo di Marx tra antropologia, un'antropologia radicale e un pensiero sociale di sinistra radicale, che sia marxista o che sia anarchico.
Nella fattispecie il pensiero libertario di Graeber critica il capitalismo e il carattere antidemocratico dei regimi contemporanei, facendo riferimento a comunità e a modelli che stanno ai margini dell'Occidente. Ad esempio, il tema delle comunità democratiche, della vera democrazia tra le comunità di pirati tra il 500, 600 e 700 nei pirati del Madagascar. E quindi anche lì in riferimento, come ho parlato nel video precedente, quando ho presentato questi tre attori, l'anarchismo, l'antropologia e il populismo, abbiamo visto come appunto questo tema è stato studiato da lui nel suo saggio Utopia, i pirati del Madagascar, non mi ricordo esattamente il titolo, però se andate a vedere il video sotto nei commenti è linkato. E quindi non solo il grande tema che sta a cuore a oggi agli anarchici contemporanei, il tema dei pirati, ma anche allo zappatismo. Pietro Adamo ha saputo classificare questi aspetti extra occidentali, tuttavia in riferimento a un obbligo politicamente corretto, in quanto non hanno molto a che fare con le sue tesi, ma con l'universo dell'anarchismo post-classico, come dire, anche se si leggono i saggi di Graeber, ha saputo costruirsi anche un'immagine, una scrittura molto accattivante, lui stesso una vita quasi, potremmo dire, da rockstar, quindi si è creato una figura, una maschera, come dire, un attore di teatro. Ebbene, tutti questi riferimenti, come ha sottolineato giustamente Adamo, rientrano più nel politicamente corretto, ma di fatto le sue tesi, il cuore provengono dall'anarchismo post-classico, dall'anarchismo degli anni 60 e vedremo anche il perché. In questo contesto ancora dell'antropologia politica, Graeber eredita, come abbiamo visto, la critica riguardo all'origine della democrazia, che è propria dell'anarchismo, e quindi egli nega che la democrazia sia stata inventata dai greci. E in questo modo vediamo che Graeber è l'unico di queste quattro proposte che ho analizzato che si scosta da iniziare le sue esperienze, iniziare a porre come modello della democrazia diretta il modello della democrazia ateniese. Infatti, secondo Graeber, leggo testuali parole, un pregiudizio tipico della storiografia occidentale vede questo tipo di democrazia, quella maggioritaria, come la democrazia tout court. Si dice solitamente che la democrazia ha le sue origini nell'antica Atene e che sarebbe, come la scienza, la filosofia, un'invenzione greca. Ovviamente questo estrapolato l'ho preso da frammenti di antropologia anarchica. Ma se vogliamo un attimo approfondire questo discorso, che è stato approfondito a mio avviso in maniera eccellente da Alberto Cacopardo, questa volta un antropologo politico che guarda e abbraccia diverse tesi dell'anarchismo post-classico, però, come dire, se si legge il suo saggio, fa un lavoro eccellente, fa un lavoro anche, se vogliamo, un po' più moderato in certi punti. Le tesi sono enunciate in maniera forte, in maniera provocante, in una maniera di rottura che è tipica dell'anarchismo, ma le conclusioni, se vogliamo, sono più ragionate rispetto a quelle di tutti gli autori libertari o dello stesso Graeber. Quindi invito effettivamente una lettura di Cacopardo, è molto interessante per, come dire, fare una lettura un po' diversa dal solito, ma tuttavia ragionata. Nella fattispecie l'antropologo Alberto Cacopardo raffigura la storia del mondo come un perenne confronto, anzi scontro fra Stato e società, in cui le formazioni politiche si sono continuamente costruite, sgretolate e reinventate. Quindi qui si vede esattamente il pensiero anarchico. Questi due modelli, Stato e società, hanno dato vita, rappresentano due archetipi, due modelli.
Il primo, il modello fraterno, è un sistema egualitario universale che concepisce la politica come la facoltà di prendere decisioni basandosi sul consenso di tutti. Invece il modello politico dello Stato incarna l'archetipo del modello paterno, cioè un modello che si fonda sul potere, dal quale deriva l'autorità, la gerarchia. Le democrazie primitive, per Cacopardo, e le comunità orizzontali fanno parte del primo, del modello fraterno. Tutti i regimi in cui il potere è centralizzato, come quelli delle democrazie contemporanee, fanno parte del secondo, anche se pian piano che si fa nella lettura di Cacopardo si vede che ovviamente in realtà ci sono modelli un po' più misti e quindi, come dire, la rottura un po' meno radicale oggi nel mondo contemporaneo. Ovviamente la democrazia contemporanea, quindi la democrazia rappresentativa con il suffragio universale, rientra anche un modello fraterno, un modello di eguaglianza, non è totalmente un modello paterno, però ovviamente lo Stato è quella roba lì, fa sempre parte del modello paterno, quindi non è una democrazia completa, secondo Cacopardo, questa tesi, che studia la vera democrazia ancora oggi esistente, la democrazia pura in questa regione, fra il Pakistan, l'India, l'Afghanistan, il Persistan, questa regione che non esiste, sono montanari di questa zona, quindi una società priva di Stato, quindi agli anarchici questo piace un sacco, dove veramente si autogestisce, che hanno una propria religione, le proprie usanze, un proprio modello, che sono rimasti un po' fuori dal mondo. Per darvi ancora un'indicazione geografica, è la zona delle montagne dove andava a nascondersi Osama Bin Laden, quindi per farvi capire quanto è difficile questo luogo pieno di montagne e rifugi che gli stessi stati statunitensi, la stessa potenza americana, ha avuto difficoltà per anni a scovarlo. E nulla, non posso approfondire così tanto questo tema, casomai farò dei video a parte perché veramente è un tema che merita di essere approfondito. Tracciare il profilo di una teoria radicale che ancora non esiste, ma che forse un giorno esisterà. Frammenti di antropologia anarchica di David Graeber. Un movimento rivoluzionario non mira soltanto a riorganizzare le relazioni politiche ed economiche. Una vera rivoluzione deve sempre inventare nel senso comune. E qui questo invece è preso da Progetto Democrazia, un'idea, una crisi, un movimento. Il saggio di David Graeber che descrive la sua esperienza e l'esperienza dell'occupazione di Zuccotti Park, conosciuta ai più come l'esperienza di Occupy Wall Street. E quindi adesso entriamo un attimo un po' più nello specifico, se prima abbiamo visto dal punto di vista del pensiero libertario, del pensiero anarchico, vediamo effettivamente il pensiero politico di David Graeber. Infatti egli è l'antropologo barra anarchico più legato ai paradigmi postclassici e lo hanno portato a concepire e a creare una civiltà ribelle. Questa nuova società libertaria trova la sua forma politica nella democrazia diretta, orizzontale, e la sua realizzazione nell'azione diretta. La sfida esplicita dell'anarchismo postclassico è quello di cambiare la vita quotidiana agendo come se si fosse già liberi dalle forme di dominio, creando piccoli spazi autonomi e al tempo stesso tentando di renderli permanenti. Quindi qui si vede ancora meglio, se ricordate il nostro video precedente su Bookchin, la differenza che era più legata a una tradizione marxista era legato all'orizzonte della Comune di Parigi, creare un municipalismo libertario. Qui invece entra proprio in gioco l'anarchismo postclassico, quindi la pratica lifestyle, una rivoluzione cambiando gli stili di vita e cercando di metterli in realtà. Se sembrano discorsi puramente utopici, per carità, non è che ci si sbaglia, però pensiamo ad esempio, sempre l'esempio di Cristiana, una comunità anarchica nel cuore di Copenaghen. Quello è un esempio, una realizzazione di un progetto di anarchismo postclassico. Tornando a noi, la sfida esplicita dell'anarchismo postclassico è quella di cambiare la vita quotidiana
agendo come se si fosse già liberi, appunto. E tutto ciò si è concretizzato appunto nell'esperienza di Occupy Wall Street, che lo stesso Graeber ha partecipato. In verità non era il leader perché agli anarchici questo non piace, però comunque ha lasciato un pensatore che ha ragionato, ha lasciato maggiore traccia, e se vogliamo forse la mente, ma ovvio lui non ha mai chiesto questa carica, o meglio non l'ha mai rivendicata. In particolare Occupy Wall Street, avvenuto nell'autunno 2011, è stato percepito dai suoi partecipanti come una rivoluzione globale contro le istituzioni e contro il capitalismo, quindi contro tutte le politiche neoliberiste a livello globale. In particolare, secondo Adamo, l'occupazione di Zuccotti Park fonda le sue radici sia nel movimento no global degli anni 90, qui rimando al video precedente dove parlavo dell'anarchismo degli anni 90, ma sia anche gli eventi in piazza Tahrir al Cairo avvenuti nel gennaio e febbraio dello stesso anno. Tuttavia, oltre a queste considerazioni, Graeber sottolinea che sul piano politico questo movimento è stato l'incarnazione di una democrazia diretta orizzontale basata sul consenso. Quindi sì, qui un esempio concreto del suo progetto politico che adesso andremo ad analizzare secondo le 4 chiavi di lettura, che sono la partecipazione, l'elezione versus sorteggio, rotazione delle cariche e democrazia sociale. Da un punto di vista istituzionale, il contropotere prende forma in quelle che potremmo chiamare istituzioni di democrazia diretta, fautrici di un consenso e mediazione. Con queste parole, prese da frammenti di antropologia anarchica, iniziamo l'analisi della prima chiave di lettura, che è la partecipazione. E quindi a livello teorico il popolo a cui il movimento Occupy Wall Street ha fatto riferimento, e quindi qui davvero è il pensiero anarchico e antropologo di David Graeber, in particolare della sua antropologia economica. Il popolo di riferimento a livello teorico è quello del 99% mondiale composto all'1%. Del primo fanno parte i cittadini senza futuro di tutto il mondo, che sono stati sottomessi dalla trappola del debito, parole di Graeber, che alimenta l'industria dei servizi finanziari. Diversamente, il popolo dell'1% fanno parte i partiti politici, i mass media e chi detiene la maggioranza dei titoli e degli altri strumenti finanziari, cioè la classe dirigente neoliberista. Ricordiamoci, Occupy Wall Street è stato nel 2011 e quindi, secondo Graeber, dopo la grande recessione del 2008, i membri di questa minoranza, cioè l'1%, il popolo dell'1% rappresentano quella percentuale di popolazione che è in grado di trasformare la propria ricchezza in potere politico e di usare quest'ultimo ancora e ancora per accumulare capitale economico. E quindi in opposizione a questo status quo, Occupy Wall Street incarna l'ideale della civiltà ribelle descritta da Graeber, che è stata descritta dallo stesso autore come un movimento giovanile rivolto al domani, con il fine di ricostruire completamente il sistema politico esistente smantellando il capitalismo. Tuttavia questo è un impianto teorico, nella realtà vediamo come possiamo affermare che questo movimento è orientato a tutte quelle minoranze che oggi non si sentono rappresentate nelle nostre democrazie contemporanee, sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista economico, cioè chi sente di più i disagi della globalizzazione a livello mondiale, quindi i paesi del terzo mondo, ma anche, come abbiamo visto nei miei video dedicati al neoliberismo, alla storia della democrazia americana, come la globalizzazione aumenti le disuguaglianze all'interno degli stessi stati occidentali, quindi andando a cancellare la classe media. Quindi un esempio concreto di qual è effettivamente il popolo di questi cittadini che non si sentono rappresentati e che stanno ai margini dal punto di vista economico e sociale delle nostre democrazie contemporanee. Ebbene, un esempio è stato dato appunto dallo stesso Graeber nel suo saggio Progetto Democrazia,
in quanto l'account Twitter originale, hashtag Occupy Wall Street, che durante l'occupazione del parco era stato creato e gestito autonomamente da un piccolo gruppo transgender di Montreal. E quindi possiamo aggiungere inoltre come questo popolo unito dall'utilizzo della rete, questo popolo ormai globale che si sente escluso dalle politiche della democrazia rappresentativa e sente sempre più i colpi delle disuguaglianze dovute alla globalizzazione, questo popolo unito ai grandi mezzi di comunicazione che hanno permesso sia la diffusione di idee su scala mondiale, sia la connessione di gruppi simili come simpatizzanti, come ad esempio il movimento di Piazza Sintagma ad Atene, che avvenne il 7 novembre 2012. Siamo sempre in questo periodo, in questo arco di tempo. In particolare il 7 novembre 2012 le manifestazioni di Piazza Sintagma ad Atene hanno contestato il voto favorevole del Parlamento ellenico alle politiche di austerity imposte dall'Unione Europea. Il partito Syriza, che ha organizzato tali manifestazioni, è una coalizione della sinistra radicale che unisce la critica delle politiche neoliberiste globali alle rivendicazioni dei nuovi movimenti sociali come l'ecologia, il femminismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui, quando nel video precedente abbiamo visto i tre grandi attori di oggi della democrazia diretta, abbiamo visto appunto l'anarchismo contemporaneo, l'antropologia e il populismo, qui quel popolo senza rappresentanza, coloro che cercano, non sono più rappresentati da una sinistra, che diciamo la sinistra del Novecento è scomparsa con appunto l'Unione Sovietica, ma è scomparsa non tanto perché quel blocco non è esistito, ha smesso di esserci, anche perché sì, a livello teorico si facevano a quello, ma ormai erano pienamente integrati nell'ottica socialdemocratica, cioè di un discorso occidentale, ma quel modello di appunto assistenza dello Stato con la crisi degli anni 70 e le ricette neoliberiste, il welfare è sempre più in crisi, quindi quella sinistra che si basava totalmente su quello ovviamente perde in partenza qualsiasi partita. Quindi qui vediamo nuovi movimenti di sinistra che non istituzionalizzata. Tornando a noi, il modello politico usato da Occupy Wall Street è quello di una democrazia diretta orizzontale, che era stato applicato a sua volta al Global Justice Movement degli anni 90, in cui tra l'altro l'anarchismo degli anni 90, in particolare a Seattle, in cui lo stesso Graeber militò, ricorda così la sua esperienza. Nel momento stesso in cui le persone venivano in contatto con la democrazia diretta, vedere un gruppo di individui che si ascoltavano davvero e prendevano una decisione intelligente, insieme, senza che fosse loro imposta in alcun modo, per non parlare del fatto di vedere migliaia di persone fare la stessa cosa durante i grandi consigli dei portavoce riuniti prima di ogni azione importante. Attenzione, cambiava la loro percezione di ciò che era possibile da un punto di vista politico. Ebbene, qui si vede come appunto per David Graeber, e poi vedremo, questo potremo già metterlo sotto la chiave di lettura della democrazia sociale, l'esperienza, il contatto con una democrazia diretta orizzontale cambia la consapevolezza, ovviamente un aumento morale, un aumento civico del cittadino, e quindi possiamo già dire una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo. Cambia la consapevolezza del cittadino dal punto di vista politico, lo rende, se vogliamo, più attivo, più giusto, più moralmente consapevole. Ma nella pratica come si realizza una democrazia diretta orizzontale? Perché ricordiamolo, le decisioni in questo contesto non vengono prese tramite il principio della maggioranza, quindi qui non è che ci riuniamo in assemblea tutti quanti senza intermediari, alziamo la mano e votiamo, non è il modello di Atene, e quindi, perché questo sarebbe una pressione, sarebbe una forza, la minoranza userebbe una forza
imporrebbero la propria volontà a una minoranza, e qui l'anarchismo post-classico vieta ogni singola cosa, bisogna prendere le decisioni in base al consenso. Ma nella realtà come si può fare tutto ciò? Ebbene, la pratica orizzontale consiste in tavoli di discussione in cui tutti possono partecipare con le loro idee per decidere i vari gruppi di lavoro su determinati temi, come ad esempio la formazione della disobbedienza civile, la tattica, la gestione del forum online, eccetera, eccetera. In seguito ogni gruppo si divide in sottogruppi di lavoro per far emergere idee volte alla risoluzione di un determinato problema. In seguito, passato un tempo stabilito, questi ultimi si riuniscono per dare modo ai portavoce, cioè i sottogruppi si riuniscono per dare modo ai portavoce del gruppo di lavoro di presentare il resoconto delle idee nate, delle decisioni prese collettivamente al consiglio dei portavoce. L'assemblea generale è l'insieme dei vari gruppi di lavoro che si autogestiscono e deliberano in base al consenso. E in un contesto urbano, sottolinea Graeber, dovrebbe formarsi una in ogni quartiere, quindi qui il ritorno alle assemblee di quartiere, una in ogni quartiere per le grandi metropoli. Graeber è americano, quindi ovviamente ha in mente il grande orizzonte, poi parliamo di New York, la metropoli per eccellenza. Nel processo decisionale è presieduto dai facilitatori che hanno il compito di guidare questi incontri e chiedono ai partecipanti di porre domande o commenti per chiarire determinati punti o bloccare certe proposte. In seguito, quando poi andremo ad analizzare la rotazione delle cariche, approfondiremo meglio queste figure, ma adesso andiamo ancora avanti. Nel caso specifico di Zuccotti Park, cioè dove si è formato, l'occupazione del parco, dove si è formato il movimento Occupy Wall Street, i facilitatori furono nominati dagli organizzatori del movimento, per lo più tra volontari esperti di tali metodi orizzontali. Quindi qui vediamo che se fino a questo punto abbiamo parlato a livello teorico, ebbene, vediamo come la realtà irrompe, e quindi comunque gli organizzatori, che hanno tutta la volontà di non porre una loro egemonia, comunque sono loro di fatto a scegliere, hanno loro una competenza, possiamo parlare di professionismo politico, anche se involontario, ma purtroppo esiste, e quindi qui gli organizzatori hanno deciso di nominare come facilitatori persone che ovviamente avevano già un'esperienza pratica. Però possiamo anche dire che erano tutti quanti orientati alla volontà di creare un'esperienza orizzontale, però è giusto vedere la differenza tra un modello ideale e la realtà che comunque esce sempre fuori. La partecipazione all'assemblea del 17 settembre 2011 fu di 2000 attivisti, all'assemblea generale, quindi all'insieme di tutti i gruppi di lavoro. Lo stesso Greve afferma che gli organizzatori non sapessero bene come sarebbe stato possibile gestirla. Fu adottato il metodo del microfono umano, sperimentato già alle manifestazioni di Seattle del 1999, per riuscire a comunicare. Poi Grebe nel suo saggio dà tutti dei consigli, dei metodi, qual è il metodo migliore. È proprio, se vogliamo, un manuale per organizzare non solo manifestazioni, organizzare occupazioni, ma soprattutto per attuare un modello, attuare un progetto, realizzare una comunità che viva di una democrazia diretta orizzontale. Tutto questo si trova nel progetto Democrazia di Graeber. Riguardo appunto alla perplessità, si vede come appunto massimo dei partecipanti erano 2000, quindi siamo veramente sotto, forse ad Atene era stimato che all'assemblea si stava sui 5-4 anche lì forse 3000, quando andava bene erano 5000. Abbiamo visto come lo stesso Strong Democracy, le assemblee di quartiere erano di 5000, in questo caso 2000, e già la realtà di nuovo è tornata in modo marcante. Già 2000 persone, gli organizzatori, nonostante avessero esperienza, come abbiamo visto, i facilitatori erano reclutati da persone che avevano esperienza sul campo, ebbene, avessero una certa difficoltà. E riguardo a questo, Graeber ha proprio l'esperienza, afferma che per circa un mese l'Assemblea Generale di New York e il Consiglio dei portavoce sono stati preda di una paralisi quasi totale.
Qualche riunione ha rischiato di concludersi con una scazzottata. Ci sono state urla e accuse di razzismo. Si è creato un groviglio infinito di difficoltà in merito alle tattiche, all'organizzazione, al denaro, e sono volate accuse di ogni genere, da quelle di infiltrazione della polizia a quelle di disordini narcisisti della personalità. In momenti simili, persino ottimisti inguaribili come me sono tentati di essere cinici, ma periodicamente, con regolarità impressionante, mi trovo di fronte a persone che mi ricordavano quanta strada avevamo fatto. Ovviamente sono parole di David Graeber, sono parole contenenti nel suo progetto Democrazia, che ricorda i fatti di Occupy Wall Street, e come vediamo è anche onesto dal punto di vista intellettuale, dove per carità il saggio l'ha costruito lui, è un manifesto della sua esperienza, però a margine dà anche queste informazioni, si vede un po' di più come è stata la realtà effettiva, che non è stata, possiamo dire, non molto utopica, se vogliamo, anzi proprio uno scorcio di come può essere, quindi maggiormente aumentano i dubbi di una possibile realizzazione effettiva. Cioè, un'occasione è stata quella dove era gente che voleva farlo e era proprio mossa da un punto di vista morale nel voler creare un qualcosa di alternativo. Non so, immaginatevi voi di dover normalmente governare il vostro quartiere con questo metodo. E infine possiamo dire che in generale la teoria politica di David Graeber definisce l'anarchismo operante in ampie coalizioni su base orizzontale, capaci di sviluppare processi egualitari nella forma di democrazia diretta, all'interno di comunità autoamministrate al di fuori dello Stato. L'idea sulla quale si basa questo pensiero è una specie di fiducia, e sono parole di Graeber, una specie di fiducia nel fatto che la libertà sia contagiosa. L'idea di un processo consensuale è quella di permettere a un gruppo di persone di decidere una comune linea di azione. Invece di mettere ai voti le proposte, si preferisce lavorarci sopra, metterle da parte e poi rielaborarle, fin tanto che non ci si ritrova con qualcosa che metta tutti d'accordo. Quando si agisce sulla base del consenso, un gruppo non vota, ma collabora per raggiungere un compromesso, o meglio ancora, una sintesi creativa che risulti accettabile a tutti. Con queste parole, la prima è presa da frammento di Antropologia anarchica, e invece il secondo effettivamente da Progetto Democrazia. Iniziamo con la seconda chiave di lettura, che appunto si chiama elezione base sul sorteggio, ma la risposta ovviamente è il consenso, perché Occupy Wall Street è un modello politico che si basa su una democrazia diretta, orizzontale, basata sul consenso. E quindi David Graeber si colloca nella tradizione democratica che concepisce le elezioni come lo strumento dell'aristocrazia, un discorso vecchio che già Aristotele aveva individuato, mentre il sorteggio è quello della democrazia, in quanto il voto divide e polarizza la società. L'anarchismo postclassico definisce la democrazia non come un metodo di votazione a maggioranza, come facciamo erroneamente tutti quanti noi quando pensiamo a una democrazia. In quel paese c'è una democrazia, ci sono le votazioni, certo, ma se il presidente viene eletto per 10 anni di filo, 20 anni, insomma, dobbiamo porci dei dubbi. Tornando a noi, l'anarchismo non definisce la democrazia come un metodo di votazione a maggioranza, ma come un processo di deliberazione collettiva basato sul principio di piena ed equa partecipazione. Agire in base al voto a maggioranza significa accettare di assoggettarsi alle decisioni di più, e nel caso sia un gruppo verticale, con una struttura gerarchica. Accettare le sue decisioni significherebbe quindi eseguire la volontà dei capi. Quindi per queste ragioni l'anarchismo postclassico rifiuta il principio di maggioranza, che ricordiamolo, l'anarchico Murray Bookchin nel suo Municipalismo libertario lo prevedeva. Tuttavia questo discorso ideale, nella realtà una votazione secondo il principio di maggioranza non viene del tutto esclusa, infatti viene eseguita nei casi di un sondaggio informale, quando viene chiesto di votare sul posto a tutti i partecipanti dell'assemblea generale, e quindi si vota alzando le mani per approvare, abbassandole per disapprovare, oppure allungandole in avanti per astenersi.
Questa procedura viene eseguita esclusivamente per trovare un comune accordo sulle prime questioni strutturali, o nel caso in cui i facilitatori, all'interno di gruppi di lavoro, riscontrano situazioni di stallo. Quindi qui ancora il ruolo dei facilitatori, un ruolo chiave, che hanno loro il compito del corretto svolgimento della pratica orizzontale nei gruppi di lavoro. Un ulteriore accostamento alla tradizione democratica è l'opposizione alla rappresentanza, appunto grande invenzione liberale, che definisce la democrazia rappresentativa come una repubblica opposta al popolo. Infatti Graeber riscontra tutto ciò nella storia degli Stati Uniti, dove la costruzione federale della grande repubblica federale si è opposta agli autogoverni locali, fautori dell'abolizione dei debiti e della ridistribuzione della terra. Ovviamente due temi ovviamente da sempre inerenti al pensiero della sinistra, al pensiero democratico di sinistra. Pensiamo all'Atene di Solone, all'abolizione dei debiti, pensiamo ridistribuire le terre, la proprietà, la ricchezza, sono tutti temi della tradizione democratica. E infatti, secondo Graeber, solo l'anarchismo orientato al consenso è in grado di instaurare una comunità egualitaria, orientata al bene collettivo, in contrapposizione al governo rappresentativo, al capitalismo, alla leadership e al dominio dello Stato. Un aspetto fondamentale che contraddistingue la democrazia orizzontale dagli altri autori, che saranno presi in esame in questi video, è il desiderio di creare una volontà unanime grazie all'uso del consenso. E quindi qui una sorta di, possiamo ricollegarci alla volontà unanime della democrazia di Atene, l'Ecclesia, dove si votava per alzata di mano, ma non si contavano i voti. Questo per dare una sorta di voto unanime. La maggioranza, la città ha votato, ma comunque ad Atene si votava, si contavano i voti quando era in ballo lo statuto di una persona. Se vogliamo fare uno stratego, si contano i voti. Se dobbiamo accusare uno nei tribunali, si contano anche i voti. Se vogliamo ostracizzarlo, cioè mandare in esilio, contiamo i voti. Tutti gli altri contrari, tutti gli altri casi, facciamo una guerra, sì che bello, alziamo la mano, così ad occhio tutta quanta l'assemblea sembra d'accordo. E oltre a questo fatto che ci ricorda Atene, ricordiamoci anche Voltaire, anche Rousseau, secondo lui appunto la volontà generale si esprime attraverso l'unanimità dell'assemblea. E quindi secondo David Graeber votare rappresenterebbe in quel caso, a livello locale, in assenza di monopolio della forza coercitiva dello Stato, cioè in un'assemblea così piccola, il modo più sicuro per garantire umiliazione, risentimento, odio e infine la distruzione stessa della comunità. Quello che sembra difficile è un laborioso processo di creazione del consenso, è in realtà un lungo processo per assicurarsi che nessuno se ne vada con l'idea che il suo punto di vista sia stato totalmente ignorato. Questo frammento preso da frammenti di antropologia anarchica, ebbene Graeber, quando nel caso dell'Assemblea Generale, o ancora meglio nei gruppi di lavoro, nei sottogruppi di lavoro, non si può effettivamente votare per maggioranza, anche perché una trentina, 20 persone partecipanti, adesso vedremo un attimo qual è il numero, poniamo l'esempio 20, ebbene votare lì secchia maggioranza significa che alcuni vengono esclusi, significa imporre la propria volontà con la forza, e tutto ciò il pensiero anarchico non la può permettere. E quindi bisogna, tramite la pratica orizzontale, creare il consenso. E quindi il processo di creazione del consenso risiede nel fatto che nel momento in cui si sta prendendo una decisione, tutti dovrebbero avere lo stesso peso e nessuno dovrebbe sentirsi vincolato da una decisione che non condivide. L'aspetto più importante è il processo che porta alla decisione. Questo perché concludere con un voto è tendenzialmente problematico, in quanto è meno probabile che vengano ascoltati tutti i punti di vista. A tale proposito, il principio generale di un gruppo orizzontale è che tutti hanno lo stesso diritto di esprimere la propria opinione. Nessun partecipante si piega a una decisione della maggioranza e nessuno è nella posizione di costringere qualcun altro. Nell'atto pratico la creazione del consenso unanime su questioni complesse si sviluppa a più livelli. Quindi ora vediamo un attimo come effettivamente come si crea questo consenso, come facciamo a sondare l'opinione di tutti quanti.
e poi di fatto prendere anche una decisione, che questo è quello che conta, cioè va bene tutti quanti, sentiamo l'opinione di tutti, però se bisogna tirare su dei numeri. Quindi, punto numero uno, una prima fase, un partecipante propone una certa linea d'azione in un sottogruppo di lavoro, quindi non all'assemblea tutta quanta, ma ai vari sottogruppi. Secondo punto, il facilitatore chiede se ci sono domande di chiarimento su tale proposta. Terza fase, il facilitatore chiede se ci sono riserve. E quindi qui si innescono tre fasi, sempre nel punto 3. 3A, durante la discussione, chi ha perplessità può suggerire miglioramenti alla proposta che saranno accettati o meno dall'autore. 3B, può essere richiesta una modifica riguardo a un dubbio espresso. 3C, in questa fase la proposta può essere bocciata, riformulata, accorpata ad altre proposte, scomposta in più parti o rinviata. Superata questa terza fase, arriviamo alla quarta, nella quale il facilitatore verifica il livello del consenso all'interno del gruppo di lavoro. E quindi iniziano altre due fasi. 4A, si chiede che se ci sono astensioni e permette ad ognuno di spiegare il motivo di tale scelta. Ovviamente questo è il compito del facilitatore. Chiede se ci sono astensioni e permette a tutti di dire la loro. 4B, chiede se qualcuno, ovviamente il facilitatore chiede se qualcuno oppone un veto, e in tal caso il facilitatore può suggerire a chi ha introdotto il veto di incontrarsi per trovare un compromesso ragionevole con chi ha presentato la proposta. Tuttavia, se il gruppo di lavoro è ampio e se il facilitatore ha la sensazione che la maggioranza voglia andare avanti nonostante il blocco, quindi qui la responsabilità cade nelle mani del facilitatore. Ancora una volta vediamo qual è il suo ruolo importante all'interno lo svolgimento della pratica orizzontale. Si può chiedere un voto a maggioranza qualificata. E quindi che cos'è questo voto a maggioranza qualificata? È un voto in cui si può ricorrere a una maggioranza di 2/3 in caso di stallo. Infine, se si accerta che un partecipante sta deliberatamente cercando di danneggiare la pratica orizzontale, cioè sta facendo solamente ostruzionismo, lo si può isolare ignorando le sue parole. E quindi parole di Greber: se qualcuno è costantemente negativo, dovrebbe esserci un modo per chiedergli di andarsene. Se la persona rifiuta di farlo, di solito, il passo successivo è rivolgersi ai suoi amici o alleati affinché contribuiscano a convincerlo. Se non è possibile, l'approccio migliore è decidere tutti insieme di ignorarlo sistematicamente. Ad esempio, non ripetere le sue opinioni nel caso nell'assemblea del microfono umano, cioè proprio lo si ignora, lo si zittisce. E quindi qui ci sono anche, come dire, dei metodi per salvaguardare l'assemblea. Ricorda un po' appunto chi deve decidere tutto ciò, gli organizzatori, i facilitatori. Poi non so, si rientra un po' nel tema, come ad esempio la figura del legislatore in Rousseau, questa figura un po' mitica e tutto, un po' sovra le parti, che ha il compito di mantenere la sua struttura, la sua creatura. Nel caso di Rousseau appunto la Repubblica Democratica, in questo caso i facilitatori, gli organizzatori hanno il compito di portare avanti tutto ciò, quindi anche di dire anche l'ultima parola. Ovviamente non siamo nel mondo liberale che c'è una Costituzione, c'è una legge dove tutti di fatto devono stare sotto. Sono questi un po' i punti un po' oscuri, punti anche se vogliamo più pratici, dove di fatto la teoria, l'utopia viene messa un po' da parte. Istituzioni come lo Stato, il capitalismo, il razzismo, il predominio maschile non sono inevitabili. È possibile un mondo in cui questa realtà non esistono, un mondo in cui staremo tutti meglio. Impegnarsi su un principio di questo genere è quasi un atto di fede. Si potrebbe anche valutare l'ipotesi che proprio la mancanza di una tale conoscenza esatta faccia dell'impegno verso l'ottimismo un imperativo morale.
Ebbene, con queste parole di David Graeber, che sono prese da frammenti di antropologia anarchica, iniziamo la terza chiave di lettura, ovvero la rotazione delle cariche. Qui veramente sono temi fortemente che abbiamo sotto noi oggi, le istanze della nostra democrazia radicale, delle nostre democrazie, e quindi oltre se non la lotta allo Stato, al capitalismo, per carità, sono sempre temi che vanno sempre bene per tutti quanti, ma in particolare il predominio maschile, la lotta al patriarcato, l'ecologia, ebbene, sono tutti temi che si vedono oggi nel, nel dibattito, soprattutto le istanze del pensiero democratico radicale. Ma tornando a noi, adesso analizziamo la rotazione delle cariche, quindi vediamo come l'anarchismo postclassico rifiuta ovviamente la leadership, ma riconosce che può verificarsi se si agisce in base al consenso, in assenza di regole. E quindi non appena il numero di partecipanti aumenta, Graeber stima intorno alle 8-9 persone, può formarsi una leadership se non ci sono delle regole, quindi qui l'esperienza pratica di un uomo che ha fatto la sua vita intera la causa della democrazia diretta, orizzontale, basata sul consenso. E quindi in un processo orizzontale, per ovviare a tale situazione, ancora una volta il facilitatore non presenta alcuna proposta, ma ascolta e stimola il gruppo di lavoro a pensare. Per rendere difficile la possibilità di manipolare il dibattito, il ruolo del facilitatore è condiviso, spesso tra membri esperti nella pratica orizzontale, tra varie persone, tutte soggette alla rotazione delle cariche all'interno dei vari gruppi di lavoro. Quindi non c'è solo un facilitatore, ce ne sono diversi che a loro volta ruotano, quindi per non creare una sorta di monopolio, una leadership, ancora meglio. Tuttavia, secondo Graeber, l'unica vera soluzione per impedire durante il dibattito l'imporsi di un leader è che tutti i partecipanti mantengono una vigilanza costante, quindi qui si vede come di fatto nella realtà chi è che partecipa a queste devono credere tutti quanti nella stessa cosa. Come dire, se questo modello fosse applicato effettivamente ai giorni nostri, il nostro Stato, il nostro modo, tutti quanti dovremmo essere votati come se fosse una fede cieca in questo modello, come noi sappiamo, le nostre democrazie rappresentative, pur piene di difetti, comunque permettono un pluralismo dove si permette addirittura di criticare tale modello, sia per migliorare, ma anche, se vogliamo, in certi casi, velatamente per abbatterlo. Quindi questo è un punto debole, però si capisce un po' l'eccesso, cioè l'eccesso, talmente il pluralismo cosa permette. Una cosa che comunque non è contemplata, se vogliamo, e non può funzionare in questo modello di David Graeber, dove tutti comunque devono credere come se fosse appunto una fede in questo modello. Quindi tutti devono sempre vigilare costantemente, cioè il pensiero sembra proprio unico, che il modello giusto, moralmente giusto, etico, è questo qui di una democrazia diretta orizzontale, e quindi tutti quanti dobbiamo lavorare su quello, un grandissimo sforzo etico. Infatti, una frase che ho letto prima si conclude dicendo appunto che un impegno verso l'ottimismo è un imperativo morale. Attenzione, a questo discorso ne parleremo poi in seguito con la prossima chiave di lettura. Inoltre, per evitare che in riunioni di lunga durata un gruppo di leader possa consolidarsi, ad esempio se c'è un gruppo di persone che per proprie ragioni ha sempre il tempo di partecipare, sono previste delle soluzioni. Il classico esempio, chi è che può partecipare a queste assemblee di quartiere sempre? Chi, come dire, non ha molto da fare, non lavora. Chi è che non lavora sono i pensionati. E quindi per evitare che un gruppo si formi, una leader, tra i partecipanti che hanno maggior tempo, che possono partecipare più volte, bene, sono previste anche dei metodi. E quindi il primo metodo che individua Graeber è quello che prende dal modello dei Magashi nel Madagascar, una comunità che lui stesso ha studiato riguardo i suoi studi sui pirati, gruppi anarchici del Madagascar. E quindi questo modello consiste nell'introdurre negli incontri momenti di svago che possono far divertire i partecipanti con umorismo, musica e poesia.
Quindi appunto la politica non la si vive come un professionismo, la si vive come una cosa spensierata, tutto, una riunione che può durare anche un pomeriggio, una domenica, ci mettiamo lì e nel mentre che ci divertiamo pensiamo anche a deliberare, pensiamo anche alla politica. Qua si vede effettivamente siamo nel profondo idealismo, sfido veramente a realizzare una cosa concreta oggi. Soprattutto se vi ricordate il mio video precedente su Rousseau, costante, noi moderni siamo orientati, ci sentiamo realizzati nella nostra vita privata, nel lavoro, nei nostri affari, anche semplicemente privati, e quindi rifugiamo alla politica, al pubblico. Questo veramente è un ritorno, se prendiamo le parole di Costante, un ritorno agli antichi, una cosa che non può essere effettivamente applicabile. Invece una seconda proposta che Greber propone per evitare appunto l'affermarsi di una leadership all'interno della stessa comunità orizzontale che può essere questa comunque applicata a un contesto urbano occidentale, quindi già nell'Occidente è più fattibile, è quella di evitare di organizzare riunioni molto prolisse nel tempo e quindi assegnare 10 minuti a un punto dell'ordine del giorno, 5 minuti a un altro, non più di 30 secondi a ciascun intervento e non sottoporre proposte al gruppo allargato, a meno che per una regione imprescindibile. Quindi appunto qui proprio l'ottimismo, la speranza che la politica sono solo questioni estremamente veloci, che non esiste la complessità, non dobbiamo un attimo ragionare, prendere decisioni quasi a livello impulsivo, cioè pensate al nostro presente, siamo nel 2022, c'è stata la crisi della pandemia, del coronavirus, cioè, cosa facciamo? Mascherine sì o no, vaccini, votiamo subito così, cioè una roba un po' fuori, scusatemi il termine, cioè, quanto impensabile, c'è la guerra in Ucraina, cosa facciamo? 30 secondi per dire sì o no? Non lo so, veramente qui si sfocia nell'idealismo puro, altro che ottimismo. Ci vuole un ottimismo al quadrato se non cubico. E quindi in un tempo così ridotto è inevitabile che la qualità del dibattito verrebbe a mancare, poi viviamo in questo mondo dove la comunicazione non è mai veloce, ci sono video su YouTube o sui social che durano 15 secondi, tipo TikTok, quindi conta proprio l'immagine subito, lo sketch, la parola, altro che pubblicità. E quindi veramente sarebbe questo modello un calderone perfetto della demagogia, cioè poche parole che vanno dritte alla pancia, cioè quale miglior alveare della demagogia che questo modello così presentato a mio avviso. Tornando a noi, un ulteriore aspetto che possiamo ricondurre alla rotazione delle cariche, quindi in questa chiave di lettura, è che il processo decisionale consensuale funziona soltanto e unito a un decentramento radicale. Questo è un grande tema dell'anarchismo, l'abbiamo già visto, il decentramento in Bookchin nel video precedente. E quindi il macchinoso processo deliberativo orizzontale scoraggia i partecipanti di sottogruppi di sottoporre proposte direttamente all'Assemblea Generale e al Consiglio di portavoce o a un altro gruppo di lavoro, a meno che ovviamente non sia indispensabile. L'ideale, secondo Greber, è che le decisioni vengano prese il più possibile in gruppi piccoli, a partire dalla base. E quindi nessuno dovrebbe avere il bisogno dell'autorizzazione di qualcuno, nemmeno dell'Assemblea Generale. Quindi Greber qui giustamente ragiona che tutto ciò può essere applicabile, una democrazia diretta orizzontale può avvenire in piccoli gruppi, e che ovviamente appunto in un'assemblea di 2000 persone non si fa quella pratica orizzontale di prendere una decisione sondando il parere di tutti quanti, è effettivamente impossibile, ma si decentra tutto quanto e il consenso parte proprio dal basso, dai sottogruppi e dai gruppi di lavoro che poi andranno a riferire al consiglio dei portavoce e poi a tutta quanta l'assemblea generale. E quindi la democrazia diretta orizzontale prevede che chiunque che subisca le conseguenze di un'azione deliberativa debba avere la possibilità di esprimersi sulle proprie modalità di gestione. Come vedete non c'è nessuna assenza, non c'è nessuna imposizione dall'alto di un potere, di una legge. Per tale ragione l'Assemblea Generale si divide delegando ad agire in suo nome i vari gruppi di lavoro, i quali a loro volta
tendono a strutturarsi in sottogruppi. Nello specifico i gruppi di lavoro sono istituzioni dell'Assemblea Generale che devono eseguire determinati compiti specifici. Essi possono nascere anche volontariamente quando un gruppo appena creato ha la capacità di riunire almeno 5 membri, quindi almeno 5 membri si forma un nuovo gruppo di lavoro su un tema che si vuole parlare, deliberare anzi. Quindi un ulteriore aspetto del decentramento istituzionale si verifica attraverso la rotazione delle cariche che viene applicata, come già detto in precedenza, sia ai facilitatori ma anche ai portavoce, ossia quelle figure che si offrono come punti di riferimento a un gruppo di lavoro. All'interno di ogni gruppo di lavoro c'è un portavoce, il quale dopo che questo gruppo, che si sarà prima suddiviso nei sottogruppi, avrà deliberato in base al consenso, avrà deciso un qualcosa, bene, il portavoce dovrà portare il risultato, il lavoro fatto, la somma del loro lavoro al consiglio dei portavoce e poi ovviamente questo sarà poi riferito all'assemblea generale. Nei consigli di portavoce soltanto questi coordinatori possono discutere tra di loro e nessuno può assumere questo ruolo nello stesso gruppo per 2 volte consecutive. L'anarchismo stesso è una teoria, per quanto antica, ed è anche un progetto che dichiara di iniziare a creare le istituzioni di una nuova società dentro il guscio della vecchia, per smascherare, per sovvertire, scardinare le strutture del dominio, procedendo sempre in quest'opera in modo democratico. Ebbene, con queste parole di Graeber, riportate dal progetto Democrazia, quindi questo saggio, questo manifesto della democrazia diretta orizzontale che racconta la sua esperienza di occupare Wall Street, andiamo ad analizzare la quarta chiave di lettura, ovvero la democrazia sociale, quindi gli effetti concreti di questa politica. E quindi, riprendendo la pratica lifestyle dell'anarchismo post-classico, la civiltà ribelle di Graeber trova la sua forma politica nella democrazia diretta orizzontale e la sua realizzazione nell'azione diretta. Questa ultima che agisce come se la struttura del potere non esistesse. Nel caso specifico di occupare Wall Street, questa linea di comportamento è stata tradotta nella pratica di una comunità che istituisce un sistema di istruzione avente il fine di creare una nuova società alternativa. Questa volontà di trasformazione del presente attraverso una strategia di delegittimazione possiamo definirla come un aspetto della rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo. Quindi il creare una nuova società libertaria, con tutti i lati positivi che ne ha, l'assenza dello Stato, l'assenza del maschilismo, l'assenza del capitalismo, l'assenza dei vari generi di dominio, l'assenza di razzismo, può essere realizzata nella forma politica di una democrazia diretta orizzontale basata sul consenso, ma questa si può realizzare soltanto attraverso l'azione diretta, quindi la pratica lifestyle, l'anarchismo contemporaneo, ovvero la creazione effettivamente di spazi in cui questo genere di politica, di società può realizzarsi. In particolare Graeber propone 5 punti sui quali agire direttamente per realizzare effettivamente la democrazia, per realizzare la civiltà ribelle, quali 5 punti nel quale l'azione diretta deve battere il chiodo. Quindi prima di tutto porre fine alle crisi globali, cancellando totalmente il debito, in quanto il denaro è solo un prodotto culturale, quindi la cancellazione dei debiti, grande tema appunto della tradizione del pensiero democratico di tutti i tempi, da Solone fino ad oggi, ovviamente riportato su scala globale perché siamo nel mondo contemporaneo. Secondo punto, dar forma a un patto produttivista di ordine morale, attenzione, e non economico, che realizzi una decrescita produttiva come soluzione del debito mondiale e alle implicazioni ecologiche. Quindi qui strizzare anche un occhio al municipalismo libertario di Bookchin. Quindi un superamento del capitalismo, della sovrapproduzione, quindi anche delle implicazioni ecologiche, con un patto produttivista di ordine appunto morale,
quindi qui l'etica, tutto quanto ritorna sempre nella nostra chiave di lettura della democrazia sociale, come abbiamo visto, la rivoluzione antropologica e senso morale dell'uomo sia la premessa ma anche il fine di questa forme politiche. Terzo punto, la decrescita è possibile se si rallentano i meccanismi della produttività, riducendo le ore lavorative e reindirizzando lo sviluppo tecnologico, eliminando anche la disciplina sul lavoro, quindi portare una democrazia sul lavoro. E vediamo come anche Graeber prende anche frutto l'esperienza dell'anarchismo degli anni 90, quindi del neo-primitivismo, e quindi teorizzando addirittura la decrescita economica come soluzione ai problemi di noi oggi, il problema economico, al problema dell'inquinamento e tutto. Quindi non, come dice il capitalismo, di continuare a produrre, ma anzi la ricetta della decrescita, che sul piano reale avrebbe forse conseguenze davvero spaventose, cioè un ritorno veramente quasi tutti alla terra. Però siamo veramente tanti in questo mondo, nessuno di noi avrebbe terra a sufficienza per potersi mantenere, ma questo è solo un mio pensiero. Un ulteriore punto, formare una comunità autogestita, quindi eliminando il potere della burocrazia pubblica e private. Quindi questo un ritorno appunto a un modello politico con l'assenza dello Stato. Inoltre, infine, rifiutare la sinistra progressista legata alla tradizione del welfare state statalista, invece ritornare al comunismo utopico. Quindi qui appunto Graeber si ricollega al pensiero di Marx, ma non tanto quello più socialismo scientifico, di creare una dittatura del proletario, quindi creare uno stato del proletario, tagliando la testa alla borghesia, e poi dopo che è stata fatta la dittatura del proletario, iniziare con la società comunista, cioè questa società senza dominio, senza classi, ma un ritorno al comunismo più utopico, anche perché l'esperienza del marxismo reale ha portato all'esperienza dell'Unione Sovietica, e quindi qui si vuole togliere da questa esperienza Graeber e proporre un ritorno al comunismo utopico. Siamo arrivati alla fine di questo discorso, abbiamo analizzato attraverso le 4 chiavi di lettura la democrazia diretta, orizzontale, basata sul consenso di David Graeber, che si è incarnata nell'esperienza di Occupy Wall Street. Ovviamente, prima di concludere, cerchiamo un attimo di tirare le fila di questo discorso, e quindi secondo la partecipazione vediamo che appunto l'assemblea generale è formata con i delegati, delega i gruppi di lavoro, i quali si dividono in sottogruppi. Il popolo di riferimento a livello teorico almeno è il 99%, contrapposto a quello dell'1% neoliberista. E un altro strumento della partecipazione sono i consigli di portavoce. Riguardo al tema dell'elezione base sul sorteggio, il consenso, la pratica orizzontale crea un consenso ad unanimità, viene rifiutato la rappresentanza. Tuttavia, in caso di stallo si può votare tramite un voto a maggioranza qualificata, cioè di 2/3 della maggioranza, ma solo per determinati casi. Riguardo al tema della rotazione delle cariche, questo modello politico favorisce una decentralizzazione radicale, un rifiuto del professionismo politico, e i facilitatori, i portavoce, tutti quei soggetti che hanno un ruolo nella costruzione della pratica orizzontale sono soggetti sia alla rotazione sia alla delega. Inoltre i gruppi di lavoro eseguono compiti specifici. L'ultimo tema riguardo alla democrazia sociale si vede come l'azione diretta che deve costruire il futuro, deve costruire la premessa di questa società ribelle nella quale la forma politica è la democrazia diretta orizzontale, basata sul consenso. Ebbene, per creare tutto ciò c'è bisogno dell'azione diretta, che non è nient'altro che la pratica lifestyle dell'anarchismo post-classico. E quindi il fine è quello di creare una nuova società alternativa, e quindi attraverso una rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo,
che in questo modo riporti l'uomo a uno stato più morale, più cosciente, ritorna all'autogestione della sua politica, dei suoi spazi, evitando il dominio dello Stato. E quindi una soluzione a tutti i problemi contemporanei che affliggono la democrazia rappresentativa. Detto ciò, il video si conclude qui. Ovviamente nei commenti fatemi sapere la vostra, se volete criticatemi anche sotto certi punti. Io, come dire, ho analizzato questo pensiero, ma come dire, sono aperto a dibattiti e discussioni civili e nulla per il resto, come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo.